Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritrovati qui sul canale Sergio Blandi of the Pitch. Io sono Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista. Oggi, come vedete, una location differente, ovvero siamo ad Istanbul, Erkesek United, quindi, che significa buongiorno a tutti. E oggi vi volevo un po' parlare del tema arbitri, caos arbitri, che non investe solamente la Serie A, ma anche altre leghe, ma non solo, anche a livello europeo nella Champions League, nell'Europa League, insomma abbiamo visto tanti episodi un po' controversi e un comportamento anche, devo dire, non perfettamente lineare. Oggi volevo portare un punto di vista un po' esclusivo, perché volevo fare un raffronto tra il rugby e il calcio. Come sapete, il rugby è uno sport che nasce prima del calcio, ovvero nel 1839, uno sport antichissimo. È uno sport, il calcio nasce proprio dal rugby. Quindi per sintetizzare, si decide di utilizzare anziché le mani i piedi, chiaramente poi cambiando un po' anche il regolamento, però quello che mi preme di più sottolineare è la trasparenza arbitrale nel rugby e quindi capire perché nel calcio non è possibile utilizzarlo, o meglio, non è possibile seguire questo tipo di modello. È possibile in realtà, ma ci vuole la volontà. Allora, prima di tutto, nel rugby esiste una comunicazione diretta tra arbitro, pubblico e giocatori. È una comunicazione diretta, aperta e trasparente. Questo cosa vuol dire? Significa che nel momento in cui una decisione viene presa dall'arbitro, e magari una decisione in cui c'è bisogno del cosiddetto TMO, ovvero il Television Match Official, l'arbitro, non solo la comunicazione dell'arbitro con i suoi assistenti è aperta, quindi tutti possono sentire quello che si dice, ma è anche una comunicazione che è aperta nel momento della decisione, ovvero nel momento in cui l'arbitro prende una decisione, va a comunicare al centro del campo, comunque insomma in prossimità del campo, con i capitani delle squadre, con i giocatori, con il microfono aperto, quindi significa che tutto lo stadio può sentirlo, e quindi è una comunicazione diretta tra arbitro, staff, giocatori, e trasparente soprattutto. Ecco, tenete a mente sempre questa parola, trasparenza, perché è una cosa che nel calcio effettivamente non c'è, e già lo vedete da questo, cioè da questo tipo di spiegazione da questo tipo di comunicazione che gli arbitri hanno con tutti, diciamo, i diretti interessati nel match e non solo. E nel calcio ovviamente questo come sappiamo non esiste, cioè, o meglio, è una comunicazione a senso unico, è una comunicazione in cui l'arbitro direttamente, prende una decisione senza dare troppe spiegazioni, semmai ai capitani in campo, ma comunque è qualcosa di molto riduttivo, cioè non è una cosa così completa come nel rugby. E poi c'è anche il discorso dell'uso della tecnologia, ovvero, come dicevo, esiste il TMO nel rugby, quindi il Television Match Official. Questo strumento viene utilizzato per molte situazioni di campo, quindi è, come vedete, uno strumento, una tecnologia che viene utilizzata molto di più rispetto al VAR. Il VAR viene utilizzato solamente in specifiche situazioni, quindi lì si cerca di aiutare, di favorire il ruolo dell'arbitro e la sua scelta, che è per la trasparenza proprio della scelta, mentre nel calcio è una cosa che, succede non troppo, e soprattutto anche l'interpretazione delle immagini molto spesso è discutibile, se così possiamo dire. Un altro punto molto forte e molto presente nel rugby è il discorso della cultura del rispetto, ma la cultura del rispetto arriva proprio da questo, ovvero da un'organizzazione trasparente che consente agli arbitri di prendere le decisioni in maniera, sana, a mente libera, molto, in maniera molto professionale, e anche, supportati dalla tecnologia, per l'appunto, no? da un discorso forte alla base. Quindi i giocatori, forti del fatto che comunque l'arbitro prende sempre le decisioni in maniera trasparente, dà sempre delle decisioni in maniera trasparente, delle spiegazioni trasparenti, quindi si sentono meno motivati a protestare, perché sanno che comunque è una scelta che, sì, va bene, può essere discutibile, nel senso che magari un'interpretazione può essere leggermente differente rispetto a un'altra, ma non ci sarà mai, non vedrete mai episodi di proteste fortissime, veementi nei confronti dell'arbitro, né da parte dei giocatori, né da parte del pubblico, né da parte della panchina. Quindi, come vedete, già questo è un punto totalmente opposto rispetto al calcio, perché è una cosa che noi non vediamo mai questo tipo di rispetto della figura arbitrale. Ma questo perché, ok, è anche vero che comunque i giocatori devono
chiaramente comportarsi in maniera idonea, così come lo staff, così come il pubblico, però se l'arbitro non aprisse dibattiti o diciamo non si prestasse ad aprire dei dibattiti da questo punto di vista, non ci sarebbero delle proteste veementi e quindi non ci sarebbe poi tutta una discussione successiva a questo. Collegandomi a ciò, nel rugby è anche possibile intervistare gli arbitri, ovvero no, chiaramente non è una pratica diciamo molto comune, ma molto spesso ma può capitare che le televisioni magari possano chiamare un arbitro a chiarire una decisione che può essere leggermente un po' più contestata, un po' più interpretabile in maniera diversa anche, e l'arbitro lì può dare proprio la sua spiegazione, spiegare in maniera chiara proprio perché è stata presa questo tipo di decisione e quindi spegnere le polemiche che possono crearsi sin dal principio. Quindi riassumendo, in conclusione, il rugby, quello che ci porta alla mente è trasparenza, chiarezza, rispetto. Il calcio al momento, quello che ci porta alla testa è, quello che ci fa venire in testa, in mente, è meno chiarezza, più diciamo protesta, e più frustrazione anche da questo punto di vista. Quindi cerchiamo di prendere diciamo uno spunto anche da questo, anche da altri sport, perché è possibile farlo, non è una cosa diciamo impossibile. Perché chiudersi in un ambiente che deve essere necessariamente come dire esclusivo, non inclusivo? Cioè è una cosa che è una pratica che non esiste, non deve esistere. Quindi mi auguro che diciamo, questo piccolo contributo possa creare un dibattito, mi auguro che anche voi possiate trovare interessante questo spunto e niente, quindi ci vediamo nei prossimi giorni, ci vediamo nei prossimi video. Quello che stavo pensando di fare è poi un video commento anche a Lazio Napoli, abbiamo una giornata ricca di partite interessanti, quindi ci sentiremo sicuramente poi con dei contenuti interessanti più avanti. Grazie mille, seguitemi sempre, condividete, lasciate un like, mi raccomando, sapete tutto già. Quindi ci vediamo presto e un buon fine settimana, spero che possa continuare sempre così, sempre meglio e ci aggiorniamo quanto prima. Grazie, ciao.